Vedremo in questa lezione i comandi ping e patping. Entrambi i comandi sono utili alla diagnostica di rete, ma vediamoli. Questa volta non ho creato nessuno script a riguardo, li vediamo semplicemente da terminale. Cominciamo con il comando ping, che accetta, come primo parametro, un nome di dominio o un indirizzo IP. Il comando, di default, invia 4 pacchetti al dominio indicato, e ci mostra la risposta del dominio. Come possibile intuire, questo comando può essere utilizzato per verificare che un determinato computer è raggiungibile in una rete locale o pubblica. Ma ora passiamo ad analizzare quello restituito in output. Possiamo subito notare da quale IP ci risponde il server di Google, quanti byte gli abbiamo inviato ed il TTL, ovvero Time to Live, un meccanismo che determina il tempo di vita di un dato in un computer della rete, in questo caso il server di Google. Metterò maggiori informazioni a riguardo in descrizione. Stessa cosa possiamo fare passandogli un indirizzo IP, per esempio, come già detto, passandogli l'indirizzo IP di un computer collegato nella rete locale per vedere se risponde. Ricordo che, come per ogni comando, per saperne di più, possiamo visualizzare il manuale del comando. Passiamo ora al comando patping, eseguiamolo con lo stesso parametro. Come possiamo notare, invece di mostrarci una semplice risposta del server, questo comando ci mostra tutto il percorso che fa il nostro pacchetto prima di ritornare al nostro computer. Possiamo ad esempio utilizzarlo per verificare in quale punto della nostra rete locale si trova un problema. Stessa cosa passandogli come parametro un indirizzo IP. Per entrambi i comandi, se li scriviamo senza alcun parametro, il terminale ci restituisce il manuale del comando.